Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo uno scialle un po' particolare, è uno scialle a 5 punte. Lo piego per farvelo vedere perché nell'inquadratura non ci starebbe tutto, è piuttosto largo, infatti misura 180 cm di larghezza e 80 di altezza. E appunto questi sono i due angoli, come se fosse uno scialle triangolare normale, due angoli laterali, e al posto di avere una sola punta al centro ha questa punta che è al centro più altre due. Poi vabbè, l'avrete visto sicuramente bene in foto. E quindi fa 5 angoli e 3 punte al posto di avere una punta soltanto. La lavorazione è semplicissima, è tutto a punto rete con, al posto di avere gli aumenti solo al centro e ai lati, avremo due aumenti piccoli ai lati e 3 aumenti in centro. Veramente comunque molto semplice, vi lascio il video. Per questo progetto ho usato questo filato che ho preso ai grandi magazzini Action e si trova in cake da 150 grammi per 293 metri. L'ho scelto per i colori che mi piacciono tantissimo, adesso l'apriamo e li guardiamo. I colori che vanno dal rosa antico al lilla al rosa chiaro, a questo giallo con una punta di beige che è molto molto delicato e molto elegante. Quindi andiamo a iniziare il nostro scialle. Iniziamo il progetto con un anello magico, quindi arrotolo il filo su 2 dita, entro con l'uncinetto, vado a prendere il capo, quello più lungo, quello attaccato al gomitolo. Lascio sempre un bel po' di codina perché i pezzi iniziati con l'anello magico andranno ripassati più volte perché sennò tenderanno ad aprirsi. Quindi una volta che ho pescato il mio filo sono uscita dall'anello, fermo l'anello con una catenella e salgo con 3 catenelle che saranno il mio primo punto alto. Dopodiché vado a fare altri 2 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, rientro nell'anello e vado a fare un altro gruppo di 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, rientro nell'anello magico con 3 punti alti ancora. Dovremo fare in tutto 4 gruppi di 3 punti alti. Quindi noi abbiamo fatto il terzo, aggiungo un'altra catenella, filo sull'uncinetto e vado a fare il terzo e ultimo gruppo di 3 punti alti. Fatto i 4 gruppi di 3 punti alti separati da una catenella, vado a chiudere l'anello magico. Risalgo con 3 catenelle, che saranno il nostro primo punto alto, filo sull'uncinetto, entro nel punto che ho subito sotto e faccio il mio primo aumento, quindi andrò a lavorare altri 2 punti alti per un totale di 3 e saranno un gruppo di 3 punti alti. Mi faccio la catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto e faccio il secondo aumento con 3 punti alti, una catenella di separazione e altri 3 punti alti. Aggiungo un'altra catenella di separazione, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto formato da una catenella tra i gruppi di 3 punti alti, quello centrale, andremo a fare l'aumento della punta dietro del nostro scialle. Quindi lavoro 3 punti alti, una catenella,
e altri 3 punti alti nello stesso archetto di base. E aggiungo una catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e andrò a lavorare un altro aumento formato da 3 punti alti, una catenella e altri 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto e vado a lavorare l'ultimo punto con i 3 punti alti. Saranno il nostro ultimo gruppo di punti. E al giro numero 2 ci troviamo in questa situazione. Ora salgo con 3 catenelle e vado a ripetere sempre fino alla fine del nostro scialle. Inizierò e finirò con 3 punti alti nello stesso punto di base. Sarà una costante per tutta la lavorazione. Quindi qui avevo già 3 catenelle che sostituivano il mio primo punto alto, ne ho aggiunti altri 2. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto, quello tra i primi 3 punti alti e l'aumento, e faccio un punto alto. Aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, entro nell'aumento e faccio l'aumento. Quindi 3 punti alti, una catenella e altri 3 punti alti. Aggiungo una catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado nell'archetto tra i 2 aumenti e lavoro un punto alto. Aggiungo una catenella, vado sulla punta e lavoro l'aumento. Quindi 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Aggiungo una catenella, mi sposto nello spazio tra i gruppi di punti alti e faccio un punto alto. Aggiungo un'altra catenella, vado nell'aumento e faccio un altro aumento. Quindi sono 3 punti alti, una catenella e altri 3 punti alti. Aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto formato dalla catenella tra i gruppi di punti alti con un punto alto. Di nuovo una catenella, vado a chiudere sulla terza catenella partendo dal basso, quella che sostituisce il primo punto alto del giro precedente, con 3 punti alti. E abbiamo concluso il giro numero 3. Ora ripartiamo, giro numero 4, ripartiamo con 3 catenelle e altri 2 punti alti per un totale di 3 in tutto. Aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto tra i 3 punti alti e il punto alto, faccio un punto alto. Di nuovo una catenella, entro nell'archetto successivo con un punto alto. Catenella, qui trovo l'aumento e vado a lavorare l'aumento. Anche questa sarà una costante, lavoreremo l'aumento sull'aumento fino alla fine del nostro scialle. Quindi 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti.
aggiungo un'altra catenella, filo sull'uncinetto, entro nell'archetto, il primo archetto che trovo con un punto alto, una catenella, entro nell'archetto successivo con un altro punto alto. Di nuovo aggiungo una catenella di separazione, mi trovo l'aumento, vado a lavorare l'aumento. Quindi 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Lavorato l'aumento, aggiungo una catenella, filo sull'uncinetto, mi sposto nell'archetto che trovo subito dopo e faccio un punto alto. Aggiungo una catenella, mi sposto in quello successivo con un punto alto e di nuovo aggiungo una catenella, vado a lavorare l'aumento dentro 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Aggiungo una catenella e vado a lavorare un punto alto nell'archetto che trovo subito dopo, aggiungo un'altra catenella ed entro nell'archetto successivo con un punto alto, ancora una catenella di separazione, vado a lavorare sull'ultimo punto gli ultimi 3 punti alti. Ed ecco che comincia a prendere forma il nostro scialle a 4 lati, comincia a allargarsi un po' davanti e a essere più definito. Ora devo ripartire con il prossimo giro, quindi salgo con 3 catenelle e di nuovo la nostra costante del 3 punti alti, quindi aggiungo altri 2 punti alti nello stesso punto di base, di nuovo aggiungo una catenella, vado a lavorare nell'archetto un punto alto, catenella, entro nell'archetto, punto alto, è praticamente un punto rete alternato, catenella, entro nell'archetto e faccio un altro punto alto, catenella e mi trovo l'aumento, lavoro l'aumento. 3 punti alti, una catenella e 3 punti alti. Catenella, entro con un punto alto nel primo archetto che trovo. Di nuovo una catenella, entro nell'archetto successivo, faccio un punto alto, aggiungo una catenella, entro nell'archetto dopo con un punto alto. Catenella, mi ritrovo l'aumento e faccio l'aumento. Tre punti alti, una catenella e 3 punti alti nello stesso archetto di base. E vado ad aggiungere la catenella, ora andrò a lavorare i punti alti nello spazio creato dalla catenella del giro sottostante. I punti alti saranno tutti separati da una catenella. Ho lavorato l'ultimo, aggiungo una catenella e mi ritrovo l'aumento. Vado a lavorare l'aumento, 3 punti alti, una catenella e altri 3 punti alti. Aggiungo una catenella, entro nell'archetto che trovo subito dopo, faccio un punto alto, aggiungo un'altra catenella, entro nell'archetto successivo con un altro punto alto, aggiungo un'altra catenella, entro nell'archetto dopo con un altro punto alto, una catenella di nuovo, vado a lavorare nell'ultimo punto gli ultimi 3 punti alti, quelli della chiusura.
Praticamente il lavoro è da fare, è tutto questo. Iniziamo e finiamo con 3 punti alti. Andiamo a lavorare un punto alto per ogni catenella che abbiamo, con una catenella di separazione. Quando arriviamo agli aumenti, andiamo a lavorare gli aumenti fino alle dimensioni che vogliamo ottenere. Lo scialle l'ho finito, l'ho rifinito semplicemente con un giro di punti bassi alla fine, quindi sono partita da qui, ho lavorato 3 punti bassi, dopodiché c'è la catenella, ho lavorato una catenella nel punto basso, una catenella nel punto alto, punto su punto praticamente, un punto basso per ogni punto e catenella che trovavo. Lo scialle, come vi ho anticipato alla presentazione del video, è molto ampio, è largo 1,80 m per 80 cm di altezza ed è comunque un pezzo molto particolare. È adattabile, si può usare come scialle, allungandolo un pochino come mantello, oppure tenendolo un po' più corto può essere anche una mantellina della nonna. E con questo il video è finito. Vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e attivare poi la campanellina che vi darà le notifiche per ogni video che pubblicherò. Se vi è piaciuto il video mettetemi un like e condividete pure e mi aiuterete così a far crescere il mio canale. Vi ricordo inoltre che ho una pagina Facebook e un canale Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.